Cosa accadeva nella società occidentale quando l'interruzione di gravidanza era illegale? La liberazione dell'aborto è il risultato della decadenza dei valori nella società moderna? La risposta in questo video. La storia ci insegna che le donne praticano l'aborto da sempre, sia nelle epoche in cui era legale, sia clandestinamente quando non lo era. Secoli prima della venuta di Cristo usavano diversi modi per interrompere una gravidanza indesiderata: erbe medicinali, utensili appuntiti, massaggi ed esercizi estenuanti, tecniche che si tramandavano di generazione in generazione, più o meno sicure e più o meno efficaci. Per i greci e i romani la pratica dell'aborto era accettata, a patto che la donna avesse il consenso del marito. Nel Medioevo non c'era una direttiva generale, ma la stragrande maggioranza delle chiese cristiane condannava fermamente questa pratica. Solo che c'era aborto e aborto. Infatti il clero faceva un'importante distinzione tra l'aborto di un feto animato e uno non ancora animato. Se la donna interrompeva la gravidanza prima di sentire il feto muoversi dentro di lei, era meno grave che se l'avesse fatto dopo. C'è da dire che in un'epoca antecedente all'ecografia il movimento del feto era l'unico modo per sapere e provare definitivamente che era in corso una gravidanza. L'assenza delle mestruazioni poteva avere cause diverse, come ad esempio la malnutrizione. Non dava quindi la certezza di essere incinte. Per di più, l'interruzione del ciclo era considerato un evento pericoloso per la salute femminile e gli stessi medici incoraggiavano le donne a cercare dei rimedi per sbloccare le mestruazioni. Da dove veniva però questa distinzione tra feto animato e feto inanimato? Il mondo occidentale e cristiano per tantissimo tempo, praticamente fino al XIX secolo, era influenzato dal pensiero ebraico e greco, in particolare aristotelico. Secondo Aristotele, durante lo sviluppo del feto compaiono in progressione tre anime: quella vegetale, quella animale e infine quella razionale. Aristotele ammetteva l'aborto fino a quando il feto non acquisiva l'anima animale, quando compaiono in lui sensazione e vita e dà appunto segni di essere vivo. Faceva anche distinzione tra maschi e femmine. I maschi acquisivano l'anima animale a 40 giorni, le femmine a 90. Ovviamente eravamo tarde. Seguendo il pensiero aristotelico, i teologi cristiani nel Medioevo credevano che il feto acquisisse l'anima quando cominciava a dare segni di vita. L'aborto quindi era sempre un peccato, ma costituiva un omicidio solo se avveniva dopo l'animazione del feto. E qui mi sorge una domanda: se l'animazione avveniva prima per i maschi e dopo per le femmine, non dovevano conoscere il sesso del bambino prima che questo nascesse? Scusa, se si muove prima è maschio, se si muove dopo è femmina, no? Come la mettiamo? Carlo V taglia la testa al toro con la Constitutio Criminalis Carolina del 1532, fissando a metà della gravidanza il momento di animazione del feto, che era poi il periodo in cui la madre ne sentiva i movimenti. Infatti la legge nell'Europa medievale e moderna seguiva i dogmi cristiani, quindi l'interruzione di gravidanza volontaria era reato. In alcuni paesi prevedeva addirittura la pena di morte in caso fosse fatta dopo l'animazione e pene più lievi nella pre-animazione. L'Inghilterra era più indulgente perché puniva soltanto dopo l'animazione del feto e con pene più lievi, anche perché era difficile perseguire le donne dal momento in cui la testimonianza della madre era solitamente l'unica prova dell'avvenuta animazione del feto. Anche negli Stati Uniti quello che avveniva prima di questo punto era considerato strettamente di competenza delle donne. In questi paesi i medici pubblicizzavano i loro servizi abortivi, anche se il conservatorismo sulle questioni sessuali ostacolava la diffusione dei metodi più sicuri. Il pensiero cristiano era già iniziato a cambiare sul finire del Cinquecento, quando Papa Sisto V dichiarò che l'aborto fosse omicidio indipendentemente dallo stadio di gravidanza. Ciononostante, la Chiesa iniziò ad opporsi energicamente contro questa pratica solo a partire dal XIX secolo, quando cambiò tutto. L'aborto diventa omicidio sempre.
Il cristianesimo e di conseguenza la morale comune diede sempre meno importanza all'animazione del feto e prevalse l'opinione che il concepito fosse una persona fin dal momento del concepimento. Nel 1869 Papa Pio IX ribadì che l'aborto è peccato mortale in qualsiasi circostanza, perché l'anima esiste fin dal momento del concepimento e chiunque partecipi ad un aborto si scomunica automaticamente dalla Chiesa Cattolica Romana. Di conseguenza, all'inizio del XIX secolo, la gran parte dei paesi cristiani non fecero più differenza tra le fasi della gravidanza e punivano l'aborto in ogni caso, generalmente con un periodo di reclusione da 1 a 5 anni. L'unica causa legalmente riconosciuta per la giustificazione di questo atto era la necessità di salvare la vita della madre, ma Stati Uniti e Inghilterra facevano ancora eccezione. In Inghilterra si continuò a fare distinzione tra le fasi di gravidanza, ma da permissiva che era, nel 1803 iniziò a punire con la morte l'eliminazione del feto animato e con la deportazione a 14 anni se ciò fosse avvenuto prima. Anche negli Stati Uniti si faceva ancora distinzione tra feto animato e inanimato. Inoltre era punito solo chi avesse aiutato la donna a interrompere la gravidanza e non la donna stessa. In Italia la legge puniva con il carcere da 1 a 5 anni la donna che aveva cercato l'aborto e chi l'aveva aiutata. Gli aborti erano diventati illegali, ma questo eliminò la pratica o almeno la ridusse drasticamente? Assolutamente no. L'aborto in epoca vittoriana. Siamo giunti nell'Ottocento, nella nostra amata epoca vittoriana, e nonostante gli aborti fossero diventati illegali, continuarono a dilagare, con interventi clandestini oppure tramite sotterfugi che dopo vi mostrerò. Ci fu però una novità. Nel XIX secolo ad abortire non erano più quasi esclusivamente le donne non sposate, quelle che rischiavano di essere ripudiate dalla famiglia e finire sulla strada come emarginate, ma era aumentato notevolmente il numero delle donne sposate che faceva ricorso all'interruzione di gravidanza. La causa era da ricercarsi in parte alla percezione dell'aumento dei costi per educare i figli. Dall'altra parte, le donne di ceto sociale basso che lavoravano cercavano di avere meno bocche da sfamare e di poter continuare a lavorare. A quei tempi dovevano continuare a lavorare anche in stato di gravidanza avanzata se volevano percepire lo stipendio e mantenere il lavoro. Questo le costringeva a svolgere lavori pesanti anche da gravide. E dopo il parto via, subito a lavorare. Anzi, quasi quasi partorivi lì e dopo 2 ore eri già al lavoro. Le donne poi dovevano adempiere ai propri doveri coniugali. La maggioranza degli uomini a quei tempi non accettava l'astinenza o di avere dei rapporti con una certa forma di controllo senza uno scopo riproduttivo. Ricordiamoci l'elevata influenza della Chiesa. Tuttavia qualcuno cominciò a capire e dal 1870 sembra ci sia stato un calo di fertilità dovuto anche all'astinenza. La falla nel sistema. C'erano diversi modi per interrompere la gravidanza in segreto prima che fosse necessario un intervento chirurgico. Si potevano usare le erbe e le tecniche tramandate nei secoli, ma esistevano anche dei sotterfugi, dei metodi che erano sotto gli occhi di tutti, ma spacciati per qualcosa di innocuo, anzi di necessario e salutare. Esisteva una sorta di falla nelle credenze mediche del tempo che veniva utilizzata per questi scopi. Come vi dissi in alcuni miei video precedenti di pazza epoca vittoriana e quello sul ciclo di pazza epoca moderna, fino al XIX secolo la medicina dava ancora credito alla teoria umorale di Ippocrate e Galeno, secondo cui la salute fisica dipendeva dall'equilibrio tra i fluidi corporei. Quando le mestruazioni di una donna si fermavano per una gravidanza o per un altro motivo, spesso venivano interpretate come uno squilibrio malsano degli umori, con la necessità di essere ripristinato il prima possibile. Le donne tentavano di ripristinare le mestruazioni assumendo rimedi erboristici o medicinali noti come emmenagoghi. Esistevano diverse pratiche popolari come sdraiarsi con mattoni roventi per portare il ciclo. Le riviste pubblicizzavano diverse pillole che promettevano di indurre il ciclo femminile e mantenere quindi le donne in salute. Così, nel dubbio che il ciclo si fosse fermato per una gravidanza indesiderata, una donna poteva ricorrere a questi rimedi. Se non che dal momento in cui interrompere anche una gravidanza prima dell'animazione divenne morale e illegale, questi metodi cominciarono a essere visti con sospetto dalle autorità e col tempo vennero vietati. Le inserzioni divennero sempre più camuffate.
Spesso inserivano come effetto collaterale l'aborto e quindi da non assumere in caso di gravidanza. Un messaggio che chi aveva orecchie per intendere intendeva. Divenne sempre più difficile procurarsi questi veleni, ma le donne continuarono a inventare i propri rimedi erboristici. La criminalizzazione dell'aborto. Ora vorrei soffermarmi con voi su quello che accadde nel XIX secolo negli Stati Uniti, perché nasconde dei retroscena particolari. Le prime leggi sull'aborto comparvero nel 1821 e disfarsi del feto prima dell'animazione, quello che loro chiamavano quickening, rimase legale fino agli anni 60 dell'Ottocento. I puritani dell'America coloniale venivano dall'Inghilterra e come gli inglesi credevano che la vita iniziasse quando la madre sentiva scalciare il proprio bambino. L'aborto pre-quickening era una pratica comune, svolta sia dai medici che da donne della comunità. I primi libri di medicina americani fornivano istruzioni su come interrompere il corso di una gravidanza. Gli abortivi venivano venduti nelle vetrine dei negozi e persino porta a porta. Cosa indusse quindi a cambiare radicalmente l'idea che avevano i primi americani sull'aborto? Dal 1820 l'American Medical Association iniziò una campagna di criminalizzazione dell'aborto. Scientificamente e secondo l'opinione dei medici del tempo, il quickening non poteva considerarsi un parametro accettabile e già dalla fecondazione si poteva parlare di una nuova vita umana. I medici e i legislatori di questa associazione cominciarono a rendere illegale tutti i tipi di interruzione di gravidanza. Nel 1873 il Congresso degli Stati Uniti approva il Comstock Act, che rende illegale inviare per posta qualsiasi materiale considerato osceno, lascivo o lussurioso. Ciò allude a materiali contraccettivi, a informazioni sulla contraccezione, sull'aborto o sulla prevenzione delle malattie venere, tenendo all'oscuro anche gli studenti di medicina. Prima era normale trovare annunci di servizi medici abortivi per corrispondenza o chirurgici. Verso la fine dell'Ottocento queste sostanze venivano camuffate come rimedi per le irregolarità femminili. Come già vi ho detto prima, sfruttando la falla delle conoscenze mediche. Nonostante il camuffamento, venivano spesso emanate delle restrizioni per questi prodotti di igiene femminile. Ma cosa c'era davvero sotto questa campagna? Mentre nei paesi europei le leggi e il pensiero comune sono cambiati di pari passo con la morale cristiana, nel Nord America il processo fu portato avanti dalla società medica con l'appoggio della Chiesa cattolica e a quanto mi è sembrato è stato un cambiamento indotto nella società in maniera più forzata. Sembra siano stati 3 i fattori a determinare la criminalizzazione dell'aborto. Il primo è dato da una tattica commerciale. La maggior parte dei fornitori di aborti non erano medici e non erano addestrati. In quest'epoca i principali medici della nazione tentavano di standardizzare la professione medica e gli irregolari erano considerati un fastidio per la salute pubblica. Ma cosa che forse li preoccupava di più era che fossero una vasta concorrenza a buon mercato. Oltretutto sembra che nel 1800 a New York il tasso di mortalità causato dagli aborti chirurgici fosse indipendente dall'ambiente in cui veniva praticato. Ospedale o casa cambiava poco, tranne il prezzo. Sempre a New York nel 1870 il metodo più utilizzato all'inizio di una gravidanza era quello di lavare l'interno dell'utero con acqua iniettata. Una procedura alla portata di tutti, ma che se praticata in ospedale costava parecchio. La gente si rivolgeva quindi per lo più a medici irregolari e a ostetriche. Rendendo l'aborto illegale, la medicina scientifica avrebbe affermato la propria autorità e legittimità, eliminando anche tutte queste figure. Una di questi medici irregolari, in particolare, fece adirare la comunità scientifica e chi pensava che queste pratiche fossero immorali. Era Madame Restel, pseudonimo di Anne Lohmann. Sebbene non avesse una formazione medica formale, fece carriera vendendo farmaci abortivi brevettati e aiutando le donne incinte che desideravano abortire senza perdere la propria reputazione. Madame Restel ottenne fama e successo enormi, tanto da spingere altri a imitarla, e ciò contribuì a creare un fiorente business dell'aborto nelle città americane. Un altro movente per criminalizzare l'aborto arrivò dal calo della natalità. Verso il 1870 vi fu un calo della natalità
che grazie alle pressioni del lama fu ricollegato alle interruzioni di gravidanza, quando sembra fosse invece il prodotto dell'astinenza autoimposta per limitare la dimensione della famiglia. Gli americani dell'epoca vittoriana pensavano che il problema venisse dalle donne bianche dell'alta classe sociale, che sceglievano di mettere su famiglia più tardi e di limitarne le dimensioni. Le donne volevano essere più indipendenti, passare più tempo fuori casa e spesso erano fuori per cause religiose o di beneficenza. Non avevano voglia di passare la vita chiuse in casa a causa di una gravidanza dietro l'altra. La questione era razziale. Un basso tasso di natalità nella classe superiore bianca avrebbe portato a un'inferiorità numerica di americani bianchi rispetto agli immigrati. Dall'altro lato, i proprietari degli schiavi, quando la schiavitù era ancora legale, erano preoccupati che le proprie schiave abortissero. In questo modo non avrebbero avuto altri schiavi gratis. Le schiave utilizzavano rimedi erboristici come radici di cotone, mentuccia, tanaceto, ruta, per interrompere le proprie gravidanze e non dover riservare ai propri figli un destino così atroce. Un altro fattore fu il tentativo di contrastare l'indipendenza femminile. Si può ipotizzare che l'AMA tentasse di delegittimare il lavoro delle donne, che in precedenza detenevano la maggior parte delle conoscenze sul parto e sulla gravidanza, e di impedire loro di diventare ostetriche. La maggiore indipendenza femminile era spesso percepita come una minaccia al potere maschile e al patriarcato. A guidare l'associazione c'era l'ostetrico Orazio Storer. Storer non voleva che la professione medica fosse associata all'aborto e considerava il desiderio delle donne di interrompere la gravidanza come una pazzia. Per lui il ruolo biologico della donna era quello di essere moglie e madre, e interrompere quel percorso non era solo un crimine sociale, ma un omicidio. I membri dell'associazione si ritenevano i guardiani fisici delle donne. Secondo questa visione maschilista, limitare l'aborto era un modo per i medici maschi di affermare chiaramente la propria autorità sulle pazienti. Il movimento vittoriano contro l'aborto dipingeva le donne che interrompevano la gravidanza come innaturali ed egoiste, minando il ruolo atteso e patriottico della donna americana, quello di moglie e madre. Nell'era successiva alla guerra civile, gran parte della colpa degli aborti venne attribuita al fiorente movimento dei diritti delle donne, nonostante molte femministe dell'epoca fossero contrarie all'aborto. Per altre invece era una necessità indesiderabile imposta alle donne da uomini sconsiderati. Secondo queste femministe, i mariti non rispettavano il diritto delle mogli all'astinenza. La violenza intima coniugale e la seduzione delle donne non sposate erano la causa della necessità di interrompere gravidanze indesiderate. Le femministe socialiste erano più in sintonia con la necessità di opzioni di aborto per i poveri, praticandoli a basso costo o gratuiti per le donne povere. Metodi di aborto del XIX e XX secolo. Nell'Ottocento e inizio Novecento esistevano tantissimi metodi per questo scopo. Alcuni potreste già conoscerli, altri però sono difficili da immaginare. Ovviamente che a nessuna venga in mente di utilizzarli e rischiare di lasciarci la pelle. Andate in consultorio, mi raccomando. Partiamo dalla classica mentuccia utilizzata almeno fin dal tempo dei Greci e insieme alla ruta e al tanaceto furono usati fino a quando l'aborto divenne illegale. Per un intervento chirurgico casalingo le donne potevano rivolgersi alle cosiddette creatrici di angeli, famose per i loro ferri da maglia che usavano per bucare la sacca d'acqua o per aprire la cervice. In Italia erano chiamate mammane. Andare dalla mammana costava meno di una prestazione, anch'essa clandestina, ma svolta in una clinica da qualche medico. Le donne senza denaro arrivavano anche a fare da sole con i ferri da calza, oppure ad assumere infusi di prezzemolo che provocavano emorragie. Tra le donne della classe operaia erano comuni purgativi violenti come la mentuccia, già menzionata prima, aloe e trementina. Altri metodi erano bagni caldi e gin, uno sforzo estremo, una caduta controllata da una rampa di scale o medicinali veterinari. Nel 1890 a Sheffield, in Inghilterra,
L'acqua della città subì una contaminazione da piombo dovuta ai tubi di metallo che provvedevano all'approvvigionamento idrico. A causa di ciò, molte donne persero il bambino che avevano in grembo e alcune morirono. Quando vennero a conoscenza del collegamento tra il piombo e l'aborto, le donne che volevano interrompere una gravidanza cominciarono a prendere il Dicolon, una sostanza con alta concentrazione di piombo. L'uso di questa sostanza divenne prevalente nelle Midlands inglesi fino alla Prima Guerra Mondiale. Le donne che vivevano in una città mineraria del Galles negli anni 20 usavano per dilatare la cervice delle candele destinate alle cerimonie cattoliche romane. Proprio i ceri cattolici per la gioia delle chiese cristiane. Allo stesso modo, nel XIX secolo negli Stati Uniti è stato segnalato l'uso di candele e altri oggetti, come bacchette di vetro, portapenne, ferri a ricciacapelli, cucchiai, bastoncini, coltelli e cateteri. Si dice che fino al XX secolo le donne di origine ebraica nel Lower East Side di Manhattan abbiano portato l'antica pratica indiana di sedersi sopra una pentola di vapore. Molti farmaci brevettati che affermavano di risolvere i problemi femminili, come l'irregolarità mestruale e rimuovere dal sistema ogni impurità, in verità erano abortivi commercializzati di nascosto, che contenevano sostanze come mentuccia, tanaceto e savin, ergotina, aloe e elleboro nero. Nel gergo di tali pubblicità, irregolarità, ostruzione, soppressione mestruale e periodo ritardato erano intesi come riferimenti eufemistici allo stato di gravidanza. Una marca di queste pillole era la Ferrers Catholic Pills. Catholic. Tuttavia, alcuni di questi annunci mettevano esplicitamente in guardia contro l'uso del loro prodotto da parte di donne incinte o indicavano l'aborto spontaneo come inevitabile effetto collaterale. I clienti interpretavano questo avvertimento esattamente come lo intendevano i venditori, come una pubblicità per un preparato abortivo. Vi ricordate Madame Restel? Lei nelle pubblicità si spingeva oltre alla cura delle irregolarità femminili, anche per i casi più ostinati, diceva. In un annuncio rivolto alle donne sposate, poneva la domanda: è auspicabile allora che i genitori accrescano le loro famiglie indipendentemente dalle conseguenze per loro stessi o dal benessere della loro prole, quando per una vita semplice, facile, sana e certa il rimedio è sotto il nostro controllo? Madame Restel divenne oggetto di critiche sia nelle stampe rispettabili che in quelle da penny. Fu arrestata nella prima volta nel 1841, ma fu il suo ultimo arresto da parte di Anthony Comstock a portarla ad uccidersi il giorno stesso del processo, il 1 aprile 1878. Se volete un video sulla sua interessante storia, chiedetemelo in un commento. La campagna per liberalizzare l'aborto. Il movimento per la liberazione delle leggi sull'aborto emerse negli anni 20 e 30 come parte dell'attivismo femminista. Stella Brown era una delle principali attiviste per il controllo delle nascite e portò l'attenzione pubblica sulle conseguenze negative che sarebbero seguite se le donne non avessero potuto scegliere loro stesse se interrompere le proprie gravidanze, come suicidio, lesioni, invalidità permanente, follia e avvelenamento del sangue. L'aborto negli Stati Uniti tornò legale nel 1973, quando la storica sentenza della Corte Suprema Roe contro Wade liberalizzò l'aborto, rendendolo possibile per qualsiasi ragione la donna lo voglia, fino al momento in cui il feto sia in grado di sopravvivere da solo al di fuori dell'utero, anche con l'ausilio di un supporto artificiale. Questa condizione si verifica intorno ai 7 mesi, 28 settimane, ma può presentarsi anche prima, alla 24esima settimana. A me pare un po' troppo, sono passati da un eccesso all'altro. La decisione è arrivata dopo anni di difesa legale, politica e religiosa delle donne, della loro salute riproduttiva e dei loro diritti. Nei circa 100 anni in cui l'aborto è stato illegale negli Stati Uniti, morivano 5.000 donne ogni anno. La questione della liberalizzazione dell'aborto interessò anche l'Italia alla fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 del Novecento, grazie allo spazio dato dai giornali alle continue morti per pratiche clandestine nel nostro paese.
In conclusione, in America organizzazioni anti-aborto come il National Right to Life promuovono l'idea che l'aborto legale sia una conseguenza degli standard morali liberi dell'America moderna. Ma come abbiamo visto nel corso della storia, le donne e i loro partner hanno sempre cercato di interrompere una gravidanza per proteggersi da una società che le avrebbe indotte in miseria, oppure quando erano sposate per limitare la famiglia e garantire a se stesse e al nucleo familiare un benessere economico e psicologico. Abbiamo visto che lo status legale dell'aborto in un paese non era una questione solo morale e religiosa, ma era legato alla visione di una società riguardo al sesso e al genere. Oggi l'aborto è considerato una procedura sicura, ma quando il diritto di una donna all'aborto è limitato, l'operazione diventa rischiosa. Oggi circa 68.000 donne nel mondo muoiono ogni anno a causa di aborti non sicuri. Lasciate un mi piace se il video per voi è stato utile e interessante. Non dimenticate di iscrivervi se non l'avete già fatto e in descrizione al video trovate modi per aiutare il canale. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e su TikTok con il nome Vivi Everyday. Ciao!